Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Mary ed oggi andremo insieme a scoprire come riconoscere un pothos rispetto a un filodendro. Che non finisce più sto filodendro, come fanno? Sono piante molto conosciute per arredare le nostre case e i nostri uffici, così simili tra di loro nell'aspetto e nelle esigenze che possono essere confuse. Il pothos appartiene al genere Epipremnum, mentre il filodendro appartiene al genere Philodendron. Troviamo poi lo Scindapsus pictus, che fa parte del genere Scindapsus, che viene chiamato anche satin pothos o pothos d'argento, anche se non è un pothos. Tutte e tre queste piante fanno parte della famiglia delle aracee, ma lo Scindapsus, a differenza degli altri due, è molto più facile da riconoscere proprio per queste caratteristiche fogliari argento. Di questa pianta ne ho parlato in questo video che vi lascio qui in alto e considerate che questo tipo di cultivar ha vinto anche dei premi, quindi è bellissima, io vi consiglio di averla in casa. Dalla mia esperienza personale, i pothos crescono molto più velocemente rispetto ai filodendri e sono molto più resistenti. A differenza dei pothos, posso dirvi sempre dalla mia esperienza che i filodendri sono molto più delicati, hanno bisogno di molta più luce e tollerano molto meno la siccità rispetto ai pothos. Oggi vedrete alcune delle mie piante che hanno questi puntini, queste macchiette sulle foglie, perché ho dato un prodotto antifungineo e quindi mi dispiace le vedrete un po' bruttine per questa ragione. Come riusciamo a distinguere un pothos da un filodendro? Le foglie ci aiutano a identificare il genere in base ad alcuni fattori. Il colore delle foglie di filodendron è sempre monocolore, tranne per l'eccezione della cultivar del filodendro Brasil che ha pennellate gialle su foglie verdi. I pothos invece hanno foglie che variano nei colori, possono avere macchie gialle, variegature bianche, avere dei colori insoliti come ad esempio il pothos neon, ma comunque queste sono tutte cultivar. Quindi le foglie possono dirci molto sul genere della pianta. I pothos hanno foglie più grandi, più grosse e cerose. I filodendron invece hanno foglie a forma di cuore, sono più morbide e sottili. Un'altra caratteristica differente è nell'area tra il picciolo e la foglia. La base di una foglia di pothos è quasi piatta. La base di una foglia di filodendro è concava verso l'interno, proprio nella parte dove si sviluppa la forma a cuore. Sia i pothos che i filodendri hanno radici aeree che vengono utilizzate per arrampicarsi per assorbire sostanze nutritive e umidità dall'aria. I pothos in genere hanno una grande radice per nodo e le radici stesse sono proprio più corpose, mentre quelle dei filodendri sono molteplici e sono più sottili e più piccole. Nei filodendron le foglie sono attaccate ai rami principali dal picciolo e quando nascono delle nuove foglie sono protette dal catafillo. Il catafillo è questa similfoglia che cresce per proteggere la foglia vera. Farà la fotosintesi finché la foglia vera non sarà autosufficiente e in seguito seccherà e cadrà da sola. I pothos invece hanno le foglie che si dispiegano dalla foglia corrente e non hanno catafilli. Questa è una delle migliori soluzioni per capire il genere della pianta che abbiamo davanti, proprio dai catafilli. Un'altra informazione molto importante è che il gambo dei pothos è dello stesso identico colore della foglia. Nei filodendron invece i rami spesso sono diversi dal colore delle foglie
sono marroni verdastri o marroncini aranciati, a seconda della tipologia di pianta. Facciamo anche un breve discorso di cura di queste piante. La cura è praticamente la stessa. Pothos e Philodendron hanno le stesse tipologie di esigenze. Vengono considerate piante semplici e a bassa manutenzione. Il terriccio deve sempre essere drenante, infatti vedrete che tutte le mie arace hanno sempre lo stesso tipo di terriccio, in genere a base di bark, argilla espansa o perlite, terriccio universale e fibra di cocco. È sempre di vitale importanza fare attenzione a non esagerare con le bagnature, perché entrambi possono marcire, anche se il pothos è molto più tollerante rispetto al philodendron. Per entrambe le tipologie di pianta la luce deve essere brillante e luminosa, ma mai diretta, perché le foglie potrebbero scottarsi, anche se su questo punto i pothos sono sempre molto più resistenti dei filodendri. Se ricevono poca luce, i filodendri tenderanno a fare delle foglie molto velocemente ma molto piccole. I pothos invece rallenteranno la loro crescita, ma le dimensioni delle foglie rimarranno inalterate. Parliamo al volo anche delle talee, perché le piante che producono radici aeree, come le mie amate arace, sono molto semplici da propagare tramite talea. E in entrambe le situazioni, sia i pothos che i filodendri attecchiscono molto bene in acqua o in semi idroponica. Potete anche realizzare delle talee e metterle nello sfagno, come nel video che vi lascio qui in alto. L'unica cosa che posso dirvi è che sicuramente le talee dei pothos rispetto a quelle dei philodendron sono molto più facili da realizzare. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e un commento. Ci vediamo al prossimo, vi ringrazio di sostenermi sempre, vi auguro una buona vita, che sia con i vostri pothos, che sia con i vostri philodendron o che sia con i vostri Scindapsus.